Bentornati sul mio canale, mi chiamo Elena e sono appassionata di tutto quello che è handmade, soprattutto uncinetto. Oggi farò vedere un progetto facilissimo, ideale per l'estate, ma non solo, perché da questo progetto di base si può creare anche delle bellissime canotte o dei bellissimi toppini che, in base al materiale che utilizzate, si può indossare sia d'inverno ma anche d'estate soprattutto. Vediamo l'occorrente, poi vedremo cosa andremo a creare. Per questo progetto avete necessità dell'uncinetto 2,5 e un paio di forbici. Io ho scelto l'uncinetto 2,5 perché per il filato che vado ad utilizzare, che è il fioccotone, mi serve un uncinetto leggermente più piccolo rispetto a quello indicato, che è dal 3 in su. Quindi io vado a utilizzare il fioccotone, sono dei gomitoli già iniziati da altri progetti, però la quantità di filato è talmente bassa che non c'è necessità di andare a comprare dei gomitoli interi, a meno che non scegliete un colore preciso. Per quanto mi riguarda, ho scelto il bianco, che è il colore principale, dopodiché andrò a lavorare attorno, perché sarà un sopra di un costume, con il rosa antico. Vediamo come si fa. Prima di iniziare il lavoro in sé, io mi baso come misure sul mio costume comprato quest'anno, quindi è nuovissimo. Anche se devo dire mi viene leggermente stretto perché sembra di essere leggermente ingrassata. Comunque dovete tenere presente che il nostro lavoro all'uncinetto è rigido, un costume come questo che ho qui è elastico. Per di più io ho tolto anche quello che c'era all'interno perché mi piace proprio utilizzarlo che pesi il meno possibile, non mi piace avere la roba addosso bagnata. E allora ho scelto il color bianco, come detto prima, e il color rosa antico perché voglio indossare il sopra del costume con il sotto di questo acquistato normalmente. Le misure sono queste, mi sono basata sulla base di questo costume, vedete, e sono andata a lavorare anche per l'altezza. Non è finita qui perché io devo riprendere questa coppa e la vestibilità cambia perché questo è rigido, quest'altro è morbido. E cambia anche, come ho detto, la quantità del filo necessario perché voi vi basate su un vostro costume, quindi non so di quante righe avete necessità. Io per creare questa coppa per la mia misura ne ho fatte 11 righe e mi sono bastate. Poi andrò a prendere il contorno con la 12ª con il color rosa antico. Di conseguenza vi può bastare un gomitolo da 50 grammi per creare tutto il progetto, o molto di meno se lo fate per una bimba o una ragazzina, o molto di più perché ha una taglia più grande di seno. Adesso prendete il filato principale, che alla fine del video vi farò vedere una chicca, quindi rimanete qui e iniziamo a vedere come si lavora. Create il cerchio magico, andate all'interno e fate il nodino, bloccate il tutto in questa maniera qui. Adesso andiamo a fare 1 e 2 catenelle per un totale di 3, compreso il nodino. Andiamo a lavorare qui all'interno di questo cerchio dei punti greni e saranno 3 punti greni separati da una catenella. Quindi questo è il primo, faccio già la catenella, vado a lavorare altri 2. Questo è il secondo, faccio la catenella, vado a lavorare anche l'ultimo. Non dovete per forza stare a lavorare molto stretto perché comunque sia è un punto greni molto chiuso, siccome non ci saranno da adesso in poi catenelle di separazione, quindi non c'è bisogno neanche di foderarlo. Io personalmente non lo farò. Adesso dovete stringere, quindi 1 e 2 e 3 sono i punti. Fate una catenella, stringete ancora di più e andate a chiudervi 1 2 sulla terza catenella lavorata all'inizio con una maglia bassissima. Andate a camminare con delle maglie bassissime in questa maniera fino ad arrivare nello spazietto della catenella. Entrate anche qui e andate a fare un'altra maglia bassissima. Questa è la prima riga. Adesso iniziamo la seconda. La seconda riga si lavora così, iniziamo sempre con 1, 2 e 3 catenelle, caricate l'uncinetto e qui andiamo subito a lavorare il nostro aumento che è formato da un punto greni, una catenella e un altro punto greni. Tenete da conto questo aumento perché sarà quello che andremo a fare per tutto il lavoro. Eccolo qua.
Per arrivare nel prossimo spazietto per fare il prossimo aumento non facciamo catenelle di separazione, semplicemente ci spostiamo lavorando direttamente il secondo aumento. La prima e la seconda riga diciamo che sono quelle leggermente più diverse, in realtà sembrano più complicate ma non lo sono, ma sono le più diverse rispetto alle altre. Tutte le altre, oltre a lavorare l'aumento che è formato da questi qui, quindi un granny, una catenella, un granny, il resto sarà facilissimo perché andiamo a lavorare negli spazietti mancanti semplicemente dei punti granny, quindi è facilissimo. Un'altra catenella e facciamo l'ultimo punto granny. Adesso chiudiamo la riga semplicemente senza catenelle, senza niente, andiamo qua nella terza catenella lavorata con un punto bassissimo, ci spostiamo camminando sempre con dei punti bassissimi qui nel prossimo spazietto, e così abbiamo concluso anche la seconda riga. Questo è nel pezzo originale, quindi 3 punti granny separati da una catenella per la prima riga, nella seconda 3 aumenti formati da un punto granny e una catenella punto granny. Ok, vediamo la terza riga. Andiamo a lavorare la terza riga, partiamo sempre con 1, 2 e 3 catenelle e facciamo subito l'aumento perché ci ritroveremo sempre sull'aumento. Mi raccomando, gli aumenti fateli sempre sopra gli aumenti, adesso vi farò vedere anche nel pezzo originale. Quindi, come ho detto, per tutte le righe successive gli aumenti sono uguali, identici, non c'è nessuna differenza. La differenza ci sarà nel lavoro intermedio che adesso vi faccio vedere. Quindi qui, se prima abbiamo saltato perché avevamo di base il punto granny, qua abbiamo lo spazietto, quindi saltiamo questo punto granny, caricate senza catenelle di separazione e andate subito a fare semplicemente un altro punto granny. Poi caricate e andate a fare l'aumento. In ogni riga adesso, grazie all'aumento che andiamo a fare, gli spazi da lavorare aumenteranno. Quindi per le prossime righe la differenza sarà solo quella di lavorare tutti i spazi che si vengono a creare tra un aumento e un altro. Vedete, qua era 1, adesso sono 2, poi saranno 3 e così via. Quindi voi dovete iniziare a lavorare tutte le righe necessarie fino ad arrivare alla misura giusta per il vostro seno, o se lo create per voi o perché dovete creare. Guardate l'aumento, questo è il centro, questo è un aumento, questo è un altro e questo è un altro. Lo notate perché vedete che vanno in diagonale, quindi uno è qui, uno è qui e uno è qui. Tutti i motivi intermedi vengono creati grazie a questi aumenti. Di conseguenza, se io lavoravo un'altra fila dovevo riempire tutti questi spazietti. Ricordatevi che tra un motivo granny e un altro, qua nel pannello che si va a creare, non ci sono catenelle, invece nell'aumento ce n'è una sola, ok? Il motivo risulta molto chiuso, come notate, infatti io non andrò a foderarlo perché potrei prendere l'imbottitura del costume a metterla qui, ma non è necessario perché comunque risulta molto chiuso. Io ho lavorato, come ho detto, per 11 righe e mi sono bastate. Con la 12ª vado a riprendere il costume e adesso finisco anche il secondo pezzo perché vi servono 2 coppie uguali identiche e ci ritroviamo per riprendere il tutto. Eccole finite. Se non vi fidate della grafica, le appoggio una sopra l'altra. Vedete, sono identiche, sono assolutamente identiche. E il costume deve risultare così, ok? In base al vostro fisico, quale potete avvicinare di più, o per chi ha necessità perché ha le spalle più larghe, ok, e il torace più largo, fare un attimo di distanza tra l'una e l'altra. Qui decidete voi. Io
cercherò di lasciarle leggermente distanti, più o meno 1 centimetro. Intanto prendiamo l'altro colore, perché io volevo farlo colorato, perché vi ho detto che c'è il costume colorato, c'è la base, quindi la parte sotto. Invece se volete farlo tutto bianco, ignorate il fatto di cambiare colore, continuate sempre con lo stesso colore di base. Adesso giriamo un attimo il lavoro, anche se non cambia perché tutti i lati sono uguali, però vi devo far capire come si va a unirli. Prendete il filato, entrate qui nello spazietto dell'aumento, in questa maniera. Andiamo a fare 1, 2 e 3 catenelle, caricate, entrate sulla prima maglia alta e andate a fare una maglia alta, poi una catenella di separazione, caricate, andate sull'ultima maglia alta del motivo greni e andate a fare una maglia alta, caricate, una maglia alta, dopodiché fate una catenella, caricate, lavorate una maglia alta. Avremo 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella per tutto il resto del lavoro. Una catenella, una maglia alta, un'altra maglia alta. Notate che entro all'inizio e alla fine del punto greni, ok? Quindi andiamo a riprendere tutto il lavoro in questa maniera. Dopo aver fatto la catenella andiamo a lavorare anche in questa maglia alta, poi nella prossima andiamo a fare 1, 2, 3, sono abbastanza lunghe, 3 catenelle, caricate, prendiamo la prossima coppa, quindi la seconda, e andiamo a entrare in qui nell'aumento, nello spazio dell'aumento, facciamo la maglia alta, vedete che sono abbastanza distanziate, poi la seconda maglia alta, poi catenella e continuiamo a lavorare come sull'altra. Sono uguali identiche, quindi il numero di conti saranno uguali identici. Sono arrivata nel prossimo angolo, quindi vado a fare l'ultima maglia alta qui, caricate nello spazietto un'altra maglia alta. Adesso andiamo a fare i laccetti. Io li ho fatti in questa maniera, li ho fatti perché ho già fatto una prova con questo costume con un altro filato e ho fatto 90 catenelle, quindi dovete andare a contare 90 catenelle. Secondo me è più che giusto, però in base alla taglia, perché se lo fate per una bambina 90 sono un po' troppe, se lo fate per una donna adulta leggermente in carne, quindi parliamo di una L e una XL, magari vi serviranno qualche catenella in più. Intanto vado a contare le mie 90, poi vi dico come si fa a lavorare sulla catenella. Ho fatto 90 catenelle, ne aggiungo un'altra per iniziare il lavoro. Adesso semplicemente basico vado a riprendere il tutto con una riga di punto basso. Mi raccomando, non lavorate più largo o più stretto rispetto alle catenelle, perché così il laccetto non vi risulta brutto. Ecco, mi piace che sia un lavoro pulito, almeno a me personalmente. Vado a riprendere quindi questa catenella, poi arrivo qui, mi chiudo, anzi meglio se ve lo faccio vedere. Ho ripreso tutte le catenelle, tutte le 90, adesso arrivo qui in fondo, rientro nello stesso spazietto, faccio la maglia alta. Purtroppo mi è caduto l'uncinetto per terra, l'ho graffiato e mi succede questo. Mi dispiace perché era un ottimo uncinetto. Adesso fate la maglia alta anche in questa, la prima, quindi andiamo a riprendere tutto il margine così come abbiamo fatto per questi due. Catenella a questo punto, caricate, prendete qui e entrate facendo la maglia alta, un'altra maglia alta,
catenella. Arrivate qui, andate a fare lo stesso lavoro, però 90 per quanto mi riguarda sono troppe, siccome dobbiamo fare qui il lacetto per attaccarlo intorno al collo, quindi io qui ne farei un 80, direi che sono più che sufficiente, però comunque sempre dipende dal vostro fisico e da quanto volete lunghi i laccetti. Ci ritroviamo quando vado qui a unirli, quindi vado a fare tutto questo lato senza di voi, vado a fare il laccetto da attaccare dietro al collo, invece qua ci ritroviamo per vedere come si fa a riprendere il tutto. Noi ci eravamo lasciate qui, ho fatto anche questo lato, vedete, adesso dobbiamo unirli. Allora dovete tenere presente che se per il vostro fisico le coppe devono essere vicine, queste catenelle qua non dovevate farle, ok, stavano vicine. Altrimenti, se avete bisogno di questo spazietto come me, perché sono alta, magra e ho bisogno di averlo, ho le spalle abbastanza larghe, dovete fare questo, dovete andare a fare qui l'ultima maglia alta, caricare l'uncinetto e andare subito nell'altra, entrando qui nella maglia alta corrispondente, se li mettiamo così, quindi qui subito nella prima. Poi fate la catenella, poi lavorate normalmente. 2 punti alti, una catenella. Quando arrivate qui in alto fate la bretella uguale identica. Adesso vi faccio vedere il risultato. E questo, si è creato questo spazio qua. Se dovevate averle vicine, qui e qui facevate un punto basso o un punto bassissimo, giusto per avvicinarle. Magari tipo per per le bimbe che non hanno ancora, insomma, il seno, questo è il risultato ideale, cioè unirle la parte destra con la parte sinistra. Nel mio caso ho bisogno di questo spazietto perché così mi veste molto bene. Comunque non lo so se avrò il coraggio, ma cercherò di farvi una foto dove lo indosso. Ed eccolo finito il mio bikini. È molto facile e va bene per qualsiasi taglia, secondo me. Poi c'è chi preferisce la fascia, chi preferisce il triangolo, e questi sono gusti. Per chi è rimasto fin qua vi faccio vedere anche un'altra versione. Guardate questa è una versione colorata, è lo stesso modello, semplicemente ho giocato con i colori, ho utilizzato un gomitolo sfumato per la parte più, insomma, più larga, quindi dove l'ho creata la taglia, insomma, del reggiseno, poi ho ripreso con questo verde menta, quindi vedete la differenza tra un bikini più semplice con un bianco e uno molto molto colorato. Questo è leggermente più piccolo, questo è per me, per la mia taglia. Direi che è tutto quello che mi rimane è vedere cosa ne pensate voi nei commenti, quindi ricordatevi di commentare e di farmi sapere cosa ne pensate e soprattutto divertitevi a crearli, perché veramente ci vuole pochissimo, al massimo un paio d'ore e il vostro bikini è fatto. Mi è stato chiesto di fare un progetto per la parte sotto di un bikini, lo sto studiando, non so se riuscirò a farlo per quest'estate, però non mi sono dimenticata. Io vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo al prossimo video progetto.